Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come impostare un allarme di batteria scarica nelle radio con sistema operativo iTOS. Per avere questo allarme è necessario che la telemetria della ricevente sia attivata e configurata. Vediamo velocemente come fare. Prima di tutto bisogna collegare il cavo SmartPort al Flight Controller, infatti è proprio il cavo SmartPort che si occupa di trasmettere i dati della telemetria alla radio. Vi ricordo che SmartPort va collegato su un TX libero del Flight Controller, su una UART diversa da quella che abbiamo usato per S-Bus. Il cavo SmartPort, come quello S-Bus, necessita di una UART con inversione. Su scheda F7 questo non è un problema, in quanto le inversioni vengono gestite dal processore e si può usare indifferentemente un qualsiasi TX disponibile sul Flight Controller. Su scheda F4 è un po' più complicato perché bisogna tener conto delle inversioni, ma ci sono diversi modi per procedere. Per prima cosa bisogna dire che tutte le moderne riceventi FrSky dispongono di un pad chiamato Inverted Export, quindi su scheda F4 usiamo questo e lo colleghiamo a un qualsiasi TX del Flight Controller. Per le riceventi che non hanno il pad Inverted Export bisogna vedere se il Flight Controller ha una porta dedicata alla telemetria FrSky. In alternativa è possibile creare una soft serial e collegare lì SmartPort. In questo tutorial uso una scheda F7 e come vedete ho collegato il cavo S-Bus su R1 e quello SmartPort su T4. Ora apriamo Betaflight alla pagina Ports. Per attivare la telemetria andiamo sulla colonna Telemetry Output e attiviamo SmartPort in corrispondenza della UART che abbiamo usato per saldare il filo. Io ho saldato il filo nel T4, quindi devo usare la UART 4. In configurazione devo attivare Telemetry. Dopo aver collegato e configurato la ricevente passiamo alla radio. Ovviamente la ricevente deve essere bindata, ma non mi soffermo su questo aspetto visto che l'ho già trattato in altri video. In descrizione vi lascio il link alla playlist FrSky dove trovate vari tutorial molto utili su queste radio e riceventi. Ora passiamo alla configurazione della radio. Per iniziare andiamo nel menu modelli, poi in telemetria. Qui attiviamo Discover New Sensor. Poi dopo che ha trovato tutti i sensori disattiviamo la ricerca. I sensori che ci interessano per impostare l'allarme di batteria scarica sono due, VFAS e ADC4, noi dovremo sceglierne uno. VFAS ci dà la tensione esatta della batteria, quindi ci mostrerà il valore reale della LiPo in quel determinato momento. ADC4 invece fa una media e ci dà il valore per singola cella. Qui dovete scegliere in base alle vostre abitudini, se usate sempre modelli con lo stesso numero di celle VFAS va bene, perché dovete memorizzare solo un valore di batteria scarica, ma se alternate modelli con un numero di celle diverso, allora ricordare il valore medio risulta più pratico, perché è sempre lo stesso a prescindere dal numero di celle della LiPo. Ok, ho preparato questo schema per orientarci meglio sul valore da scegliere come allarme di batteria scarica. Come dicevo prima, ADC4 è il valore medio delle celle e sarà sempre uguale a prescindere dal numero di celle che avrà la nostra LiPo. Se invece scegliete VFAS bisogna impostare un valore diverso per ogni tipo di LiPo in base al suo numero di celle. Su questa colonna ho messo i valori alto, medio e basso e si riferiscono a quanto volete scaricare la batteria. Un valore alto sarà piuttosto conservativo, questo significa atterrare senza scaricare più di tanto la batteria. In questo modo il ciclo vitale della LiPo sarà più lungo, ma i tempi di volo saranno più bassi. Medio secondo me è il valore ideale, ci dà buoni tempi di volo e non va a intaccare più di tanto il ciclo vitale della LiPo. Basso significa spingere la LiPo fino al suo limite. Se non vi preoccupate più di tanto dello stato di salute delle vostre batterie, questa è l'opzione che vi garantisce tempi di volo più lunghi. In ogni caso vi ricordo di non scendere mai sotto i 3 volt per cella in quanto danneggerete irrimediabilmente la vostra batteria. Io preferisco usare ADC4 impostando l'allarme di batteria scarica ad un valore medio, quindi 3.5 volt per cella. Se invece ad esempio volete usare VFAS perché avete solo il LiPo a 6 celle e volete atterrare con un valore medio, impostate come allarme di batteria scarica 21 volt. Come ho detto all'inizio del video, noi vogliamo impostare un allarme acustico che si attivi quando la carica della batteria scende sotto una certa soglia. In questo modo abbiamo un allarme vocale che ci dice di atterrare perché la batteria si sta scaricando troppo.
Ethos ci mette a disposizione il suo pacchetto voci, purtroppo per il momento non abbiamo una voce che ci dica batteria scarica. Per risolvere questo problema la soluzione più semplice è scaricare il pacchetto voci di OpenTX e usare quel file. Più avanti probabilmente la voce batteria scarica verrà aggiunta e si potrà evitare di scaricare questo pacchetto voci. Clicchiamo su Download e scegliamo l'ultima versione di OpenTX. Poi clicchiamo su SD card. I pacchetti voce sono uguali per tutte le radio, quindi una vale l'altra. Quindi scarico quello più recente. Dopo aver estratto l'archivio zip, entro nella cartella. Poi scelgo la cartella Sound. Qui troviamo tutte le voci delle varie lingue. Io uso quello della versione inglese, ma il procedimento è lo stesso per l'italiano o per tutte le altre lingue. Entro nella cartella e in questo elenco individuo il file lowbat. Il file ha lo stesso nome anche nelle altre lingue. A questo punto devo copiare il file lowbat nella microSD della radio. Per farlo la metto in modalità boot mode e la collego al PC tramite cavo USB. Premo il tasto Enter e schiaccio il bottone di accensione. Quindi collego il cavo. Ora vado in Esplora risorse. Apro la microSD della radio ed entro nella cartella audio. In questo caso il file lowbat viene considerato come una custom voice, quindi andrà messo direttamente nella cartella audio. Attenzione a non metterlo dentro una di queste cartelle o dentro una cartella creata da voi. Il file per essere letto va messo semplicemente nella cartella audio. A questo punto ritorno sulla radio. Vado nel menu modelli, poi su Logical Switch, quindi faccio aggiungi. In funzione metto A minore di X. In source vado nella categoria telemetry e scelgo ADC4. In alternativa, come ho detto, si può scegliere VFAS per monitorare il totale delle celle. Come valore di allarme metto 3.5 volt. Se per voi questo non va bene, fate riferimento alla tabella di prima per trovare il vostro valore ideale. Come condizione lascio Always On, ovvero sempre acceso. Su Delay, prima di attivarsi, metto 3 secondi. Ok, posso uscire. Come vedete qui c'è il riepilogo di come l'ho impostata. A questo punto creo una funzione speciale per far partire l'allarme quando si verifica la condizione di batteria scarica. Su azione scelgo Play Track. In stato mettiamo abilita. Su condizioni di attivazione vado sulla categoria Logical Switch e scelgo LSV1. Su file scelgo lowbat, si tratta della custom voice che abbiamo copiato prima. Su repeat scelgo che l'avviso venga ripetuto ogni 4 secondi. Ok, qui non c'è altro da fare. A questo punto collego una batteria scarica per vedere se funziona tutto bene. Low battery. Perfetto, è tutto a posto. Molto bene, in questo video abbiamo visto come impostare un allarme di batteria scarica nelle radio basate su Ethos. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.